Vorreste fare anche voi 3 settimane in macchina a zonzo per l'Europa? Noi siamo andati a visitare Germania, Polonia, Lituania, Lettonia e siamo dovuti letteralmente fuggire da un'alluvione in Repubblica Ceca durante il nostro giro di visite. Ma se vi state chiedendo quanto costi e se si debba essere miliardari per poter fare un'esperienza del genere, siete nel posto giusto. In questo video vi sveleremo le nostre spese di viaggio per 2 persone a bordo di una Fiat Punto. Il nostro viaggio inizia dalla provincia di Parma e ci ha portati per iniziare a Norimberga. Siamo partiti il 25 agosto 2024, passando per il Brennero, continuando in Austria, Innsbruck, per arrivare in Baviera. 695 km, spendendo 19 euro di tariffa autostradale chilometrica italiana e vignette più toll austriaco di 20 euro. Il pieno di benzina, ovviamente in Austria, dove stava a 1,5 euro, 34 euro. Hotel, pernottamento 2 persone, 2 notti a Norimberga, 142 euro con parcheggio ma senza colazione, abbastanza caro. Arrivati di notte spendiamo 38 euro per una cena a base di Nürnberger Rostbratwurst in uno dei pochi locali che servivano ancora cibo tipico dopo le 8 di sera. Il giorno seguente facciamo il giro al castello di Norimberga spendendo 18 euro e poi ne spendiamo altri 20 per un trenino turistico della città. Poi 7 euro per dei brezel caldi e ben 74 euro per provare di nuovo la cucina locale, una mediocre zuppa di patate e delle altre salsicce, ma ce ne siamo un po' pentiti per il basso rapporto qualità-prezzo. In Germania, d'ora in poi, meglio mangiare al sacco. Il 27 agosto lasciamo Norimberga per Stettino in Polonia, 612 km di autostrade gratis, attraversando buona parte della Germania. Lasciamo alla Germania 36 euro di benzina ad un prezzo decente, 1,60 al litro. Arrivati a Stettino, pernotiamo in un Ibis a 2 stelle per 2 notti, 148 euro, parcheggio e colazione inclusi. Attenzione che in Polonia hanno lo zloty, non l'euro, quindi vi diciamo i prezzi in euro al cambio del momento. La prima sera a Stettino ceniamo al Karczma Polska, 53 euro e un ottimo rapporto qualità-prezzo. Forza Polonia. Non vi elenchiamo tutte le attrazioni che abbiamo visitato a Stettino, che vale la visita e un video a parte, ma vi diciamo che abbiamo speso 35 euro in totale. Iscrivetevi per saperne di più, a breve il video su Stettino. Torniamo di sera allo stesso ristorante del giorno prima e spendiamo solo 45 euro moderandoci con la birra. Il 29 agosto si parte per Danzica, 366 km, e per arrivarci dobbiamo fare di nuovo il pieno a 44 euro. Con la benzina polacca a 1,40. Danzica è una città bellissima, ma non economica per gli standard polacchi. Infatti, 2 notti ci costano 265 euro in un Ibis 2 stelle con parcheggio e colazione. Arrivati di sera, andiamo in centro a mangiare in un Pira Bar. Consigliamo questa catena se non sapete dove sbattere la testa in Polonia, la quale fa cucina polacca ma anche un ottimo fusion con proposte adatte anche ai vegetariani. Spendiamo solo 25 euro in 2. A Danzica, tra musei e un giro in una nave pirata che costava da sola 40 euro, arriviamo a spendere 88 euro. Di sera ci rifocilliamo nuovamente nello stesso Pira Bar, dove lasciamo volentieri 37 euro per cibo e birra a volontà. Dopo Danzica facciamo 167 km e arriviamo a Olsztyn, nella regione dei laghi, dove passiamo 2 notti. Qui usciamo decisamente dai principali circuiti turistici. Arriviamo nel pomeriggio del 31 agosto e visitiamo il museo con Castellino, 15 euro. Poi andiamo a cena nel ristorante più tipico della cittadina, ma forse non il più economico. 57 euro, ma dobbiamo dire che il cibo era davvero eccellente. L'albergo ci costa 124 euro per 2 notti, ma ci pentiamo un po' di aver preso la colazione a 8 euro persona al giorno, con moscerini inclusi. L'indomani visitiamo la Tana del Lupo, cioè i bunker usati da Hitler e truppe delle SS durante la seconda guerra mondiale sul fronte orientale. 20 euro in totale, decisamente ben spesi, e tanti complimenti per l'organizzazione. Poi, dato che siamo nella regione dei laghi, andiamo a Gigisko a fare un giro in battello, 26 euro. Mangiamo lì per 36 euro del cibo molto standard, pollo e patatine. Il giorno dopo, 2 settembre, lasciamo la Polonia per la capitale della Lituania, Vilnius, che si trova a ben 430 km da Olsztyn. Facciamo benzina in Lituania, dove sta a 1,30, e arriviamo al nostro hotel, che personalmente raccomando. 129 euro per 3 notti e 2 persone, con parcheggio incluso anche se senza colazione. Una soluzione molto confortevole, ma Anna ha trovato le stanze un po' piccole, non so perché. Di sera andiamo subito in centro, dove beviamo tanta kvass e assaggiamo gli Zeppelin, 45 euro. Il primo giorno spendiamo 35 euro in attrazioni che davvero meritano e scegliamo lo stesso ristorante per 43 euro. Il secondo giorno continuiamo la visita e decidiamo di cenare fuori dal centro in un ristorante di cucina
lituano frequentato dai locali, 35 euro, e ottima kvass con cibo, sempre Zeppelin. Il 5 settembre si parte per Riga, capitale della Lettonia, altri 300 km, non prima di aver preso 29 euro di kvass in lattine perché la bevanda non si trova fuori dai paesi baltici. Appena arrivati a Riga scopriamo di aver pagato 212 euro per 3 notti in quello che doveva essere un hotel a 2 stelle, ma si rivela un ostello con camera privata e bagni in comune. Cominciamo la prima sera a vedere un'attrazione sovietica, 16 euro, e ceniamo in un pub molto carino e sotterraneo dove mangiamo un antipasto di 2 piatti per 55 euro. Ci rendiamo purtroppo conto che la Lettonia è un po' più costosa di Polonia e Lituania. Riga è una città bellissima e merita la visita. Nei 2 giorni successivi spendiamo 52 euro in attrazioni varie, così scegliamo di far spese e cenare in ostello per mangiare un po' più sano e risparmiare. Spendiamo 24 euro in totale trattandoci bene per mangiare in ostello. Da Riga siamo ripartiti l'8 settembre per Białystok in Polonia, iniziando così il nostro viaggio di ritorno, 300 km. Ci siamo fermati a far benzina nuovamente in Lituania perché sta a 1,30, 57 euro. Białystok, sebbene meritasse di più, è stata solo una tappa tecnica. Ci fermiamo una notte, spendiamo 55 euro in uno splendido hotel che vale molto più delle 2 stelle che ha, e incluso ottima colazione, e ceniamo nel centro città per 38 euro, dove mangiamo bene ma constatiamo che i turisti non sono frequenti qui, dato che il menù era solo in polacco. Ripartiamo il giorno dopo, 9 settembre, per Poznan, dove ci fermiamo 2 notti, in un Ibis 2 stelle da 190 euro con parcheggio e colazione. La sera ceniamo in un Pira Bar, andando sul sicuro e spendendo solo 30 euro. Eravamo fortunati perché il martedì i musei di Poznan sono gratis, quindi abbiamo speso solo 13 euro per la mostra Enigma. Ceniamo la seconda sera presso un simpatico locale tipico, dove spendiamo i soliti 50 euro. 52 per essere precisi. Ripartiamo da Poznan l'11 settembre per Breslavia e ci tocca fare benzina, 51 euro. A Breslavia guardiamo tante cose ma spendiamo solo 27 euro di attrazioni, incluso una gita sul battellino nel fiume Oder. Restiamo nella splendida Breslavia solo una notte. Qui avevamo prenotato un Ibis a 3 stelle ma hanno probabilmente fatto overbooking e ci hanno spostato in un Mercure a 4 stelle. La colazione ci è piaciuta, abbiamo speso solo 88 euro tutto incluso. Ripartiamo il giorno dopo per České Budějovice in Repubblica Ceca, dove dobbiamo acquistare la vignetta autostradale per 10 euro e ci fermiamo qui per fare il pieno, dato che la benzina sta a 1,30, 40 euro. A České Budějovice vorremmo stare 2 notti e paghiamo 120 euro di hotel, però un'alluvione incombe e alloggiavamo a bordo fiume. Non eravamo tanto propensi di farci alluvionare o di avere l'automobile inutilizzabile, magari persa tra i fiumi della Repubblica Ceca. Così decidiamo di anticipare di un giorno la partenza. L'alluvione poi è avvenuta e tutto sommato abbiamo fatto bene ad andarcene. La nostra ultima tappa è quindi Aquileia in Italia, nel Friuli Venezia Giulia. Ci ricordiamo che in Austria in Italia si paga il pedaggio, 20 euro di vignette pitollo austriaco e circa 10 euro di pedaggio chilometrico italiano. Qui restiamo 2 notti in un ostello con camera e bagno privati, 102 euro. La prima sera sceniamo in ostello con le poche provviste rimaste. Ad Aquileia, con la FVG Card Aquileia, possiamo vedere le attrazioni Museo e Basilica con 18 euro a persona. Molto caro. In Italia il rapporto qualità-prezzo lascia a desiderare. La seconda sera sceniamo in una locanda con cucina tipica del posto, 74 euro che ancora ci ricordiamo, e non solo per la bontà del cibo. Il 15 settembre partiamo per tornare alla base, un ultimo pieno per 70 euro, in Italia ahimè, ed eccoci a casa da chi ci aspetta. In totale abbiamo speso 3.227 euro, senza contare le spese più minute come biglietti dei tram o caffè in autostrada. Il totale della spesa si suddivide in 47% alberghi, 25% ristorante, 13% benzina, 12% attrazioni e 3% pedaggi. Troppo costoso, dite voi? Sarebbe stato possibile risparmiare un bel po' optando sistematicamente per ostelli invece di alberghi e tagliando i ristoranti. A noi però piace provare e raccontare la cucina del posto e inoltre siamo golosi. Insomma, non male per 3 settimane di viaggio, in 2, in giro per 6 diversi paesi europei. Seguite questo canale per ulteriori resoconti del nostro viaggio e per il dettaglio delle città e luoghi visitati. Noi intanto vi salutiamo e speriamo di rivedervi presto. Ciao!